di connessione con l'aldilà. Ci sono rumori qui sotto. Però comunque non ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Di Santa Sofia a Istanbul. E la natura, devo dire, ti regala colori. E stanotte arriva la tempesta più tempesta. Bisogna impiegare il tempo, no? Andiamo? Boh, Andiamo. non lo so. Buongiorno, altra giornata, altra nuvola. Sì, ragazzi, ormai sta arrivando il generale inverno e ce lo dobbiamo prendere. Oggi andiamo, non ve lo dico perché ogni volta che vi dico oggi andiamo poi dopo non ci riusciamo a vedere, quindi niente, quando siamo là ve lo dico se riusciamo, se no proseguiamo. Quindi oggi proseguiamo, dove? Non si sa. Comunque, se va bene vedremo qualcosa, se va male vedremo sempre qualcosa, ma è diverso da quello che avremmo dovuto vedere. Sono proprio scemo. No. Chi pensa che Mauri sia scemo, qua sotto scriva SCE. Scriva sce. Sce. Qui è stata una notte tranquillissima. C'è una signora qua che gira con un 9 metri da sola, con un cane randagio che ha recuperato in giro per il mondo, inglese. È una signora spettacolare. Faccio vedere almeno il suo camperozzo. È un rapido, 9 metri. È lì, o 8 metri. Vabbè, comunque. Gira da sola, si sta facendo i suoi bei giretti, ha una 60 d'anni, tranquilla. Poi di fianco a noi c'era una bestia da 18 metri, un pullman praticamente. Non so che marca, super mega lusso, generatore, pannelli solari, Starlink, di tutto e di più. Quando si è fermato ci è venuto fuori le antenne, il gigrobot d'acciaio, lanciami i componenti, un casino. Però stamattina c'è il generatore. Noi per adesso non ancora, ma siamo lì, con le batterie sempre che sono il 70-50%, 70-50%, e devo dire qualche volta ho utilizzato il fornelletto perché devo magari far bollire delle cose un pochino lunghetto. Ho detto non voglio andare giù troppo di batteria perché sennò poi non riesco a caricare il computer, perché ho un cacchio di portatile che è molto potente perché è un gaming, ma ciuccia tanta di quell'energia che se lo sapevo non lo prendevo. Ragazzi, allora andiamo e arriviamo, poi ve lo diciamo. Pescatore, come nutrono i gatti. Qui c'è colazione per tutti. Beh, nutrono la fauna e la flora. Te l'ho detto, cioè sono randagi ma sono comunque curati dalla gente del posto. Sì. Qua cani, gatti, uccelli, cioè tutto quello che sono gli animali liberi. Invece di tenerseli a casa, gli danno da mangiare, li curano, intanto trovano in giro crocchette. Non so se li portano dai veterinari, ma può darsi, adesso sta scogliando un maiale praticamente. Cioè sono tutti ben tenuti, cioè tutti belli cicciottelli. A parte un gatto l'altra sera, ragazzi, questo qua ho avuto sinceramente paura. Eravamo fermi sulla spiaggia, era un gatto, ma veramente impavido, è salito, si è fatto il giro, chiedeva da mangiare, come ti muovevi subito lì che cercavano. Non gli abbiamo dato niente perché non avevamo nulla, però mi abbiamo cacciato fuori perché a un certo punto iniziava a salire sui sedili, Marina è allergica, quindi. Come l'abbiamo cacciato fuori, faccio per chiudere la porta, si è infilato mentre stavo chiudendo la porta e l'ho quasi schiacciato. Dico vabbè, allora faccio finta di prendere un pezzo di qualcosa, lo lancio, si allontana e chiudo la porta. Boh. Noi abbiamo la porta che si divide in due, non abbiamo chiuso la mezza porta e a un certo punto salta dentro dalla mezza porta. Ho detto porca miseria, ho detto madonna, ma aggressivo anche. Un po' ci zampava, non so come dire, vabbè. Prendi una cosa per far finta, lancialo fuori, chiudi sia sopra che sotto, ci siamo chiusi dentro. Andiamo dietro a vedere il film, dopo un po' inizio a sentire sopra il tetto un rumore, mi alzo per vedere che cacchio era, in bagno c'era il lucernaio, mi ha rotto il lucernaio, meglio, un supporto si era infilato e mi ha rotto la zanzariera. Era praticamente appoggiato sopra la zanzariera già dentro, non ti ho più visto, purtroppo. Ho reagito male, nel senso che l'ho preso e l'ho buttato fuori, ma ho reagito male anche perché se si girava mi apriva come un coltello. Invece ho buttato fuori, ho chiuso il lucernaio e non l'ho più visto, o meglio l'ho visto la mattina seguente. Quello era veramente aggressivo, ho avuto paura, infatti ho sognato tutta la notte i gatti e gli assassini. Vabbè, poi volevo raccontarvi questo. Lui ha vinto tutto. Allora, il gatto, via. Ha vinto, oggi è Natale per te.
aperto, cosa che pensavamo fosse chiuso, e biglietto d'ingresso 3 euro a testa. Quindi partiamo da qua e vi spiego un attimino che cosa andiamo a vedere. Dove siamo? In un sito archeologico finalmente aperto. Come avete visto, il biglietto d'ingresso costa anche poco. Che cos'è questo sito archeologico? È un po' particolare perché è un necromanteio dell'Acheronte. Io non dico, cosa è? È la stessa faccia che ho fatto io. Praticamente questo qua è un luogo di culto importante per i greci perché era dove si riusciva con dei riti a comunicare con i morti. Quello che andremo a vedere non è enorme, è abbastanza piccolo, però giusto per farvi capire. Qua c'è un, diciamo, resto, saranno 4 pietre, solite 4 pietre, che sono preistoriche. Tutto quello in giallo invece è la parte ellenica, quindi greca, e poi sopra ci hanno costruito una chiesa bizantina, quindi ci sono diversi strati delle diverse epoche. Le pietre, le dorate pietre incastrate in secondo dei riti particolari, non è vero? Ma sono messe giù bene. Questo è il resto della porta d'ingresso, ovviamente vediamo le 2 colonne che accedeva appunto a questo santuario. Se guardate che stona un po', questo quadrato, no, è praticamente una fortificazione ottomana, ok? Dietro le spalle, che vedete la facciata, è una chiesa, un santuario bizantino, quindi ci sono diverse epoche. Ovviamente queste sono quelle più recenti, quindi sono abbastanza intatte e ristrutturate. La cosa interessante la vedremo fra un po'. C'è un labirinto piccolino dietro che nasconde una cosa. Ve la faccio vedere dopo. Dai, venite. Avanti. Allora, poi c'è un attimino quello che è la storia dei vari scavi. Questo qua è stato scoperto nel 1913, ma è rimasto lì. Poi 1913. Poi dal 70 al 75 hanno iniziato gli scavi per vedere che cosa c'era sotto. Se tu guardi, prima era solo esclusivamente una collina. Poi dalla collina hanno tirato fuori qualcosetta, appunto, bizantini, eccetera, eccetera, finché poco per volta sono riusciti a scoprire i vari reperti archeologici. Alla fine la cosa interessante di questo posto è quello che c'è sotto, che sono i tunnel. Praticamente il labirinto che adesso vediamo, che poi è una S, non niente di che, ci sono l'accesso dei tunnel sotterranei dove veniva appunto praticata il necromantismo, che era appunto questa sorta di connessione con l'aldilà. Andiamo a vedere se qualcuno ci risponde, dai. Per i greci dell'era classica, questo era l'ingresso al Regno dei Morti, dove risiedevano Ade e Persefone. Non ho capito dove dobbiamo andare. Qui. Ma veramente? Certo, è anche bello profondo. Ragazzi, voi entrereste qui? Scrivete. Scrivetecelo nei commenti. Ci saranno i pipistrelli? Può darsi. Dai, andiamo. Pensate che nell'Odissea questa cosa Circe lo indica a Ulisse. Qui si trova l'Acheronte, che è il fiume degli inferi, citato da Omero, Virgilio e Dante. Non ci passo io. Fai di traverso. Porca troia. Ho paura. Vieni su 2 scalini. Ho paura. Non ti vedo. Non ci sono rumori qui sotto. Vieni giù. Poco. Oh! Andare dentro nell'acqua. Troppo tardi. Mamma mia. È inquietante, ragazzi, inquietante. E noi siamo già scesi in cavità sottoterra, eh? Però devo dire che qua è inquietante. Sarà forse la storia dei morti, questa cosa qua, ma... Si riesce a vedere le colonne? Sì, vagamente. Sembra più uno scheletro che una serie di colonne. Qui sotto facevano questi riti di connessione con l'aldilà. Ora, cosa si fumassero nel mentre non si sa. Andiamo, va. A posto così? Sì.
Mancava l'aria, ragazzi, mancava l'aria. Era una sensazione strana. Comunque 2 bottiglie di Barolo ho preso. Così possiamo vedere quanto è grande il vaso. Come Mauri. La chiesa bizantina, sotto tutta un'architrave in cemento, ed è appoggiato sulle mura dell'antica fortificazione dove appunto c'erano tutti i riti, la necropoli, necros mandus lipus. Andiamo. Allora ragazzi, la visita per 3 euro merita, comunque non è... No, è carina la storia del Necromanteion, della connessione con l'aldilà, Ade, Persefone, tutte queste storie greche, anche se il sotto, non essendo illuminato, faceva un po' paura. Sì. Però vabbè, carino, dai. Ripeto, quando costano così poco, uno per mezz'ora di vista la fa anche, ecco. Esatto. Poi per fortuna non ha neanche piovuto e quindi sì, siccome sta arrivando io andrei. Sì, speriamo che si senta anche. Tu andrei. Andremo. Vado. Andiamo, dai. Sì, dai. Questo è il parcheggio davanti al sito archeologico, vedete, brutto lì, che non è neanche male, secondo me, fuori stagione sostare per la notte, perché è sopra una collina ed è tutto aperto a 360 gradi, quindi un'ariettina fresca la notte qua di estate. Ragazzi, volevo dire che adesso andiamo in un posto per me molto bello. Il cesso? No, devo cercare una cosa, oltretutto devo anche vedere se trovo dei negozi, perché devo comprare un cavo Ethernet più lungo, un mouse perché il mio ormai sta tirando le cuoia e un cannello. È vero! Quindi sappiamo che c'è una Lidl che di solito queste cotucce magari le ha buttate lì, vediamo se c'è, se no vabbè. Siccome all'ultima Lidl in Croazia abbiamo trovato la famosa antenna della Xiaomi a 12 euro che ci risolve parzialmente i problemi internet, vabbè, adesso ne abbiamo magari alla Lidl di dove andiamo ci saranno sorprese. Andiamo a vedere. E poi dopo ve lo faccio vedere cosa andiamo a fare. Oggi è la giornatona, facciamo un sacco di cose. Giornatona. Submarine, vi dico solo questo, submarine. Submarine, yellow submarine. Tu stai male, ma che... Ecco il posto importante che dicevo. Ci sono prodotti diversi. Tutte le salse greche, taramo salata, tiro salata, tiro cafteri, melizzano salata. Cubo di salsicchi, che volete un ghiro di porco? 1 chilo. La salsiccia in Grecia si chiama luganica, come a Milano. 1 chilo di feta? Abbiamo anche qua, finocchiona italiana. E chorizo spagnolo. Ma mi sono sbagliato, 2 kg ne abbiamo. Ovviamente c'è anche il reparto delle cose di Natale. Pizza in busta, volete? Vabbè, poi alla fine il resto dei prodotti sono uguali, no, qualcosetta di diverso c'era. Stiamo entrando in Preveza e tra poco saremo, a meno che Mauri non trovi un negozio di mouse, tra poco dovremo passare una strada che non era segnalata su Google un'altra volta, più o meno come quando dovevamo passare con il ponte, no? Vi ricordate il ponte mobile? Ecco, oggi ci tocca un'altra cosa particolare che Google non ci vuole far segnalare, ma... Submarine. Si chiama Aquila, Aquila chiama pizza. Ragazzi, eccoci al buio dentro al tunnel
che ci porta verso Lefkada, è un tunnel sotterraneo di qualche chilometro che teoricamente è a pagamento, probabilmente quando si esce dall'altra parte. Mi fa un po' impressione pensare che siamo sotto al livello del mare. Ci rivediamo all'uscita? Forse. Dai! Adesso si parla. Adesso c'è il casello. Tira fuori da me. Chiodi perché vedi un cazzo di gregge. Sono tante queste, però in superstrada, raga. Abbiamo pagato 7,50 €, ti chiedono anche l'altezza, quindi suppongo che quelli un po' più alti, ma non so dirvi quale limite, paghino, se non sbaglio, 14 €. Era 14-15 €, quindi suppongo che cambia. E non scendo per farvi questa introduzione. Per quale motivo? Perché tira un vento dell'ostia. Questo qua è quello che l'immagine che avete appena visto, è una fortezza veneziana, quindi Mara sarà contenta perché dice che tutto è veneziano, praticamente ha fatto. Chiusa in questo momento, probabilmente apre domani mattina. Vediamo se riusciamo a fermarci qua, perché ho già visto 7 cartelli che dice no camping, no camping, no camping, quindi vediamo, insomma, non dovrebbero rompere l'anima. A parte che c'ho il vigile qua dentro che si chiama Marina, che non mi fa fare le infrazioni, quindi questa fortezza veneziana è davanti all'isola di Lefkada. L'isola di Lefkada è la prima isola del Mar Ionio, e adesso non so bene dove è iniziato lo Ionio, un po' più su comunque, credo. Comunque, ed è una particolarità perché è l'unica isola che è collegata via terra, cioè ci puoi arrivare senza usare barche né nulla, perché c'è una specie di ponte. Dico specie di ponte perché è una chiatta che è ancorata lì fissa con due ponti, due levatoi che sono fissi comunque. Questa è un attimino la particolarità. Quindi suppongo che il castello veneziano era a difesa di questo passaggio probabilmente importante per la navigazione. C'è vento, come diceva Mauri, però volevo farvi vedere un mezzo pazzesco di fianco a noi, di fianco alla fortezza, tedesco, bello bello. Con la prima parte di ponte che ci collegherà alla Lefkada. Una chiatta. Probabilmente la giro. Ah, prova a far passare le barche. La giro così. E qua c'è la seconda parte del ponte, cioè la parte più lunga, e lì in fondo già vedete il porto di Lefkada con 1 milione di barche. E 2 milioni di nuvole. Sì, non è neanche tanto bel tempo, Vi facciamo vedere il bello e il brutto. Guardate che cacchio di parcheggio. Vicino al mare, laguna, siamo parcheggiati qua con un tempo da lupi, però preferiamo stare sull'asfalto. Ce n'era un altro in sabbia, ma comunque è possibile che domani mattina alle 7 qui inizino i lavori, perché qui c'è un cantiere che è la costruzione del museo. Però ragazzi, non è che si può sempre stare in spiaggia col sole a fare il bagno, c'è anche il brutto, quindi oggi ne approfitto, lavoricchia un po'. Sei preoccupata? qualche chicco di grandine è venuto, Adesso non so se è passata già o se Secondo me sta... sì. Che lampi. Non è che ti faccio un'intervista stile telegiornale. Allora signora, cosa è successo? Abbiamo sentito dei rumori, ci siamo preoccupati, poi abbiamo guardato fuori ma non abbiamo visto niente. Sentivamo solo un gran frastuono, delle luci. Quindi grandinava. Sì, pioveva, grandinava. Ma guarda come si gonfia la mattina. Sarà anche notte, tra l'altro, non mattina. Buongiorno ragazzi, ma guardate che cielo stupendo. Un po' che non ci vediamo. Sentite? In sottofondo? Cos'è? Ve lo faccio vedere cos'è. E che ci devo fare? Con sto tempo qua non è che si può fare poi più di tanto. Per quanto carichino anche con un po' di nuvole, anzi con un po' bastante nuvole, però comunque non ce l'abbiamo fatta ragazzi. Non lo sapevo, infatti il generatore è stato preso per quello. Generatore che 2,5 litri di capacità, sono già 4 ore che sta girando e sono quasi carico. Ahimè, questo è il nostro difetto. Quando c'è nuvolagie e poco sole,
che dobbiamo attaccare alla corrente. Se siamo in libera abbiamo il nostro giratorino. Per fortuna qua sono praticamente quasi da solo in questo parcheggio di domenica, quindi è vero che fa poco rumore, però comunque un po' di rumore lo fa, quindi mi sembra corretto non disturbare gli altri. Quindi l'abbiamo acceso, spendo 3 euro di benzina. No, l'anno ancora un po' brutto per qualche giorno, però spero di non riuscire più ad accenderlo. Oggi dovrebbe uscire un po' più tardi il sole, ma io ci dubito, perché ieri doveva fare lo stesso e è iniziato a diluviare, quindi. Guardate la mia barba, Marina è dentro che sta cucinando la pasta ai broccoli. Ditemi se volete vedere la ricetta della pasta ai broccoli, basica, buona. Se la volete, lo so, la mettiamo nelle camper ricette, scrivetelo qui sotto. Oggi, se riusciamo, visto che non vi abbiamo ancora fatto vedere nulla, andiamo pieni. Volevo fare una passeggiata in questo paesino, anche perché siamo ancora fermi qua da 2 giorni. Sono 2 giorni che io sono dentro al camper a editare e a risolvere un problema, o meglio a configurare quell'antenna, perché ha funzionato da Dio. Poi non so cosa è successo fra la mattina e la notte, se ho toccato non lo so, comunque non riesco più a farla funzionare. Allora datemi 2 minuti che adesso vi spiego. Si è spento. Capacità è 2,4 litri, quindi vuol dire che ha girato 4 ore, vuol dire che consuma a palla, perché noi ciucciamo i 750, un pelino di più di quello che produce, a 600 grammi di benzina all'ora. 3,5 euro, 4, dipende, no? Insomma 5, 4, 6, 2, dipende dove lo trovate. Comunque insomma non è economicissimo sicuramente, ma in caso di emergenza come adesso, visto che ha fatto esattamente 5 minuti di sole e poi guarda lì che roba, sei di nuovo girato, anzi giriamoci, praticamente di nuovo coperto tutto. L'idea è quella di mettere un altro pannello, lo spazio ce l'ho, così un pochino in più male non fa. Finalmente abbiamo mezz'ora di tregua e possiamo visitare la cittadina di Lefkada, che è anche la capitale di quest'isola. Volevi che lo dicessi io? Sì. No. Una curiosità di questo paesino, questa zona qua è molto sismica e più di una volta le case sono crollate, anche la stessa magari più di una volta. Quindi cosa è successo? Hanno preso dei provvedimenti e hanno, diciamo, riutilizzato le fondamenta che erano ancora buone, con materiale ovviamente recuperato dalla catastrofe, e i piani successivi, come vedete, non so se si nota dalle imprese, ma sono tipo delle onduline fatte in metallo. Quindi tutte le parti superiori hanno le strutture in acciaio, che si vede lì che le stanno facendo nuove, con queste onduline attorno, e poi mettono cartongesso, insomma le rifiniscono bene. Questa che è ancora più vecchia delle altre, addirittura non ha neanche più le onduline, ma proprio lamieroni attaccati. E addirittura è crollata la casa vecchia, si vede pezzi di lamiera rifatto. Pazzesco. Principale, la più antica del centro storico, e si chiama Johannes Apple, vabbè, Johannes Mela, così si chiama. Come questa è stata fondata nel 1687, quindi di terremoti ne ha visti tanti. Per evitare che crolli il campanile hanno fatto basso in ferro. Differenti l'uno dall'altro, ma più o meno poi hanno uno stile che lo uniscono, che appunto sono queste lamiere, questi porticati in legno. Non so perché, ma mi ricordano New Orleans, e io non ci sono mai stato, l'ho sempre solo visto in fotografia. Mauri ha voluto fermarsi al bar e io ho preso una cosa molto tipica qua della Grecia. Già 15-18 anni fa c'era questo. Oggi 2023 si chiama freddo cappuccino.
e poi fanno anche il freddo caffè senza il latte, ma 20 anni fa si chiamava Freddoccino o anche Froccino, poi hanno corretto i menù. E qui siamo davanti al famoso ponte di legno di Lefkada. Hanno costruito questo ponte di legno per collegare il lungomare a una piccola passerella pedonale che c'è dall'altra parte, che praticamente è panoramica, perché da quel lato lì si può vedere bene tutta la cittadina, il porto, le barche. E la fai solo di estate, perché d'inverno col mare mosso ti fai la doccia. Suppongo di sì. No, beh, qui è calmo perché comunque è laguna. Siamo nella laguna in un parco naturale degli acquitrini protetti. Ma che cazzo? Moscerini. Mosche e zanzare che ci sono, ci hanno fatto pure il parco nazionale. Bah. Iniziamo a chiudere il camper perché non siamo più dove siamo, cioè insomma, però no, ecco. Ah dai, ve lo dico, va. Allora, ieri sera eravamo in quel parcheggio là, però eravamo già 2 o 3 giorni che eravamo lì, faceva brutto tempo, e siccome ieri sera era domenica e stiamo venendo a vedere un monastero che era qui a 10 minuti, ieri sera, dopo aver mangiato, abbiamo deciso, detto, ma spostiamoci già là, così domani mattina siamo là davanti. Dovrebbe essere un posto tranquillo, in effetti lo è stato, e niente, adesso andiamo a vedere questo monastero carino che si chiama Faro Romeni, 10 minuti, piccolino, non è grosso, e poi ce ne andiamo giù al sud di questa bellissima isola e poi ce ne andiamo fuori dalle balle perché sto basta. Chi si è annoiato con questa spiegazione alzi la mano. Oggi siamo venuti a visitare un posto quantomeno singolare. Siamo in cima a una collina. Fane Romeni, stai leggendo? È singolo perché sono Romenis, può essere plurale. Inutile che cerchi di leggere. Dai, vai avanti. Allora, questo è un monastero più o meno costruito nel 1600 sopra i resti di un tempio dedicato alla dea Artemide, dea della caccia, Artemide in greco, Diana in latino. In mezzo a questo monastero è presente anche un piccolo zoo. Ecco cosa sono tutti questi rumori di uccelli. Esatto, andiamo a vederlo. Marina prima si è sbagliata a dirvi la data della costruzione perché è un'opera incompiuta. Se guardate qua alla destra, stanno ancora finendo. Questa qua è una chiesa ortodossa, no? Quindi ha le caratteristiche proprio anche degli affreschi, gli ambienti sono completamente diversi dalle nostre. Parliamo sottovoce o non parleremo perché c'è gente all'interno che sta pregando, quindi per rispetto. Questa religione è veramente diversa dalla Chiesa, cioè ha delle postazioni di lettura, delle postazioni di cerimonia che sono completamente diverse ed è comunque affascinante perché anche come dipinta, affrescata, è molto strana, veramente. Però vabbè, non entro nel merito ovviamente della religione, però è affascinante vederlo, proprio le differenze. State guardando sembrerebbero incensiere. All'uscita del retro nella chiesa c'è il loro cortile dove ci sono tutte le loro abitazioni. Essendo questo monastero ci sono tanti preti, in effetti ne abbiamo visti adesso, c'erano 3 o 4, tra cui appunto alcuni molto anziani, e niente, questa è la loro umile dimora. Fane Romeni, il nome di questo monastero. Perché Fane Romeni? Fane Romeni vuol dire apparsa,
Cioè, la storia è questa: è stato incaricato il dipinto di questa Madonna ad un monaco iconografo della parrocchia di Santa Sofia a Istanbul, quella importante. Lui ha detto ok, la faccio dopo il digiuno e dopo la preghiera. Viene incaricato di fare questo. Quando inizia a disegnarla, praticamente era già disegnata, è apparsa la Madonna, quindi faneromia vuol dire apparizione, e questa l'ha dipinto, cioè non è questo, questa è una copia ovviamente. Ah, vi facciamo vedere com'è. Da qui abbiamo la visuale completa su Agios Ioannis, che è la spiaggia più lunga di Lefkada, che è chiamata anche la spiaggia dei mulini a vento. Infatti si vedono benissimo da qua 3 vecchi mulini a vento che adesso andremo anche a visitare. 1, 2, 3, 4, 5, ce ne sono un casino. Le bertucce del Marocco parlavano con te. Infatti sei tu. Qui ci sono degli uccellini tipo cacatua, tartarughe. Chi è che fa casino qua? La bella nata al forno? Un coniglietto. Eccolo là. Lo vedete il mulino là in fondo? Vabbè, adesso è andato via. Non si può, ci sono 2 cartelli che adesso Marina vi fa vedere. Non si può entrare. No camper, non vi vogliamo. Chiaramente sarebbe un bel posto per campeggiare, sarebbero tutti qui. Quindi niente, c'è proprio un divieto, si può entrare solo a piedi. La chiamano anche la spiaggia dei surfisti, c'è un vento incredibile, direi che non ci fermiamo qui, carino ma non è per noi. Appena dopo i trulli che abbiamo appena visto, forse si vedono anche da qua. No, non si vedono da qua. Noi abbiamo bisogno della wifi perché dobbiamo caricare la puntata che deve uscire mercoledì questo. Non c'era una wifi. Anche col nostro software che avete visto l'altra volta non c'era wifi. Però io ho l'asso nella manica che si chiama Marina. Lei vede una wifi, inizia 2 o 3 password e becca uno. Io non so come cacchio faccia, però c'ha più culo che anima, diciamo così. E adesso abbiamo una bella wifi che in upload sono 25-30 MB. Di tutto rispetto. Oh, ma... Allora ragazzi, siamo quasi arrivati a questa benedetta spiaggia che dovrebbe essere stupenda, ma la strada non è proprio il massimo, perché praticamente per fare 40 km ci voleva quasi 1 ora e 45 minuti. Vuol dire che è tutta una curva unica. Qua le gomme non diventano piatte sicuramente. Eccoci qua, siamo arrivati in questo splendido posto e la natura, devo dire, ti regala colori e tante belle cose. Beh, questo si chiama Katsiki ed è praticamente al sud di questa isola ed è uno spettacolo. I colori rendono, però non li ho pistolati, giuro, però c'è un mare che è di un turchese mostruoso. Adesso vi faccio una inquadratura con zoom. Buongiorno, vi ricordate ieri che bel posto? Ecco, ci siamo svegliati in questo posto felicissimi. Allora, per la felicità, per coronare la felicità, oggi faccio una cosa strana. Guarda un po'. Cosa sono tutte queste cose qua? Sono gli ingredienti per fare la ricetta della pizza napoletana.
spero che venga fuori napoletano. Sì, giusto, sì, l'ho sentito, hai ragione. E il forno? Il forno non ce l'ho. E quindi come la cucino? In padella. Voglio fare un esperimento, ma questo lo vedrete nella puntata delle camper ricette a parte. Continuiamo la nostra puntata di oggi, questo lo vedrete poi nella camper ricetta che uscirà probabilmente domenica. Intanto, visto che siamo in questo posto meraviglioso, Mauri fa la pizza e la giornata la passiamo sempre qua. Non abbiamo detto che in questo posto si paga il parcheggio, sono 5 euro al giorno, adesso in bassa stagione che è novembre, viene un ragazzo tutti i giorni a chiederli eventualmente, noi è il secondo giorno che siamo qua e ci rilascia anche la ricevuta, però ragazzi ne vale la pena, il posto è una meraviglia. Ragazzi, avete presente la via del Calvario? Eccola, la sto facendo solo per voi. No, la fai al ritorno, non ti preoccupare. Al ritorno non mi riprendi perché ci sarà la via Crucis, quindi è meglio di no. Vale tutta la pena, dai, guarda che meraviglia. E poi c'è Brutoli. L'ultima volta mi sa, Sono pronte? Sì, adesso poi faremo una salamoia. È ora di partire. Quindi dove andiamo? Rifacciamo tutta l'isola, cerchiamo di uscire perché stanotte arriva la tempesta più tempesta che è quella che ha fatto casino in Italia. Quindi cerchiamo di stare in un parcheggio asfaltato per evitare appunto problemi e soprattutto vicino a una città, si sa mai. Ragazzi, che meraviglia, le code in statale per lavori, tutti fermi. Cosa devi fare? Bisogna impiegare il tempo, no? È mezzogiorno, Passare il tempo. ero appena fermato a prendere il pane e qualcosetta. Teoricamente dovevamo mangiare verso l'una, ma mangiamo adesso. Facciamo spuntini, ne approfittiamo. Wow. Questa qua è una spanakopitachia, ovvero una torta di spinaci. C'è su anche il formaggio però, buona. E la visuale davanti a noi è questa. Praticamente ci stiamo guardando un D-Max mentre mangiamo. Allora, siamo arrivati ieri a Vonizza, detto anche Vonizza. Non è un mare questo qua che vedete qua, ma è un lago. E qua sopra c'è un castello che per mia somma fortuna non so come ci si può arrivare, quindi non ci vado. Dai, chiuso. Spero. Adesso era giusto una tappa così, siamo venuti a vedere il paesino che non ha nulla a parte il castello e andiamo in direzione sud. Quindi adesso riprendiamo il camperozzo, visto che la giornata c'è un po' di sole, vorrei fermarmi per caricare un po' bene i pannelli, ma dobbiamo muoverci, quindi anche già muovendoci ci carichiamo e andiamo. Boh, non lo so, non si sa. non ce l'abbiamo la destinazione oggi. Noi andiamo verso sud, poi vedremo. Ragazzi, abbiamo appena passato le gole di Clisuras. Belle.
Ed eccoci arrivati, parcheggiati alle saline di Missolungi o Messologgi, comunque il paese là, e noi abbiamo fatto tutta questa strada che passa in mezzo alla laguna e alle saline e siamo arrivati qui. E adesso andremo a visitare una cosa interessante. Sto cercando se qui c'è l'eremita calvo. Allora, molto interessante questo museo, poi ne parliamo fuori. Comunque questa qua è la collezione più grande di saliere al mondo. Questa salina è Messolongi, dove appunto c'è il museo che abbiamo appena visto, è un'esperienza che vi consiglio. Perché vi consiglio questa esperienza? Innanzitutto perché capite un attimino quello che è la storia anche del popolo, il perché sono nate le saline in questo punto e che cosa volevano dire le saline, quindi il sale, proprio per l'epoca, e poi come è andato a perdersi questa cosa e i perché. Non ve lo svelo, ovviamente non vi spoilerò, però è molto interessante, è piccolino il museo, non è enorme, quindi in mezz'oretta si può visitare, ma va subito al punto e vi dà subito le informazioni. Avete un'audioguida all'interno del biglietto che costa 4 euro per persona e alla fine c'è un piccolo shop dove se volete potete prendere diversi sali del mondo. È un'esperienza che io consiglio, soprattutto se avete dei bambini, perché capite esattamente da dove arriva il sale, perché si è formato. E non lo sapevo e sono rimasto piacevolmente colpito. Secondo me è figo. È durissimo. È salatissimo. Porca troia. È sale, Mauri. Questo sì che è sala. Concluso. Ma dai. Ti è piaciuta la visita? Aspetta, Ti è piaciuta la visita? Sì, conclusione finale, per 3 euro ci sta anche, più che altro perché è particolare questa cosa. Vieni avanti. Così mi fai parlare con l'aldilà, lo so io come mi fai parlare con l'aldilà tu. E niente, adesso andiamo a vedere questo monastero carino che si chiama di Pistacchia. Fare Romeni. Ragazzi, ieri siamo arrivati a Igoumenitsa. Ma no, Bonizza. Igoumenitsa era il primo paese. Non so, ancora so. Dai, non è che puoi proprio godertela così, eh? Ah sì. No, non hai capito. Passa le patatine. Questa fa. Non fare pubblicità occulta. Adesso si fa l'aperitivo da sola.